Ore 2:22 di lunedì mattina, appena tornato dalla gara di salita a Isola Liri, ma non si molla, il post GP giustamente non può aspettare. Anche perché che campionato stiamo vedendo? Incredibile, nulla è scontato. La terra tedesca doveva essere favorevole a Martin e a Marquez, e invece un Pecco in modalità schiacciasassi devasta tutto e tutti. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo a bomba con l'analisi. Sigla. Un post GP che si rispetti ha anche delle pillole di tecnica al suo interno. Quindi, dato che nel passato avete apprezzato, quando ne varrà la pena, cercherò di farvi notare quelle chicche o particolari che molte volte in diretta sfuggono. Una cosa che a noi appassionati piace particolarmente è il sound, gli scarichi delle moto. Abbiamo iniziato in MotoGP a vederne di tutti i tipi e di forme diverse. Spesso la lettura era scarico corto per migliorare l'erogazione ai bassi regimi, scarico lungo per migliorarla agli alti. Giusto? Pensate che siamo già a un livello successivo. Guardate questo aggiornamento su Honda, che si è uniformato a KTM con lo scarico basso e corto e soprattutto con la parte finale molto stretta. Questa specifica serve per fare il cosiddetto effetto thrust, una effettiva spinta fisica, come se fosse un jet per parlare terra-terra. Parliamo di dettagli infinitesimali, spinte nell'ordine di 3-4 kg, ma nella MotoGP di oggi ogni centesimo è importante. Quindi eccoci qui. Anche sulle altre moto vediamo questa sorta di condotto convergente per comprimere i gas e spingerli verso una direzione. Ad esempio qui su Yamaha. E tu lo sapevi? Figata pazzesca. E sai cos'altro è una figata? La carta di debito Visa Trade Republic. Perché è tanta roba? Beh, prima di tutto perché, grazie al SafeBack, ti permette di guadagnare mentre spendi. L'1% della spesa effettuata con carta viene investito in un piano di accumulo a tua scelta. Ed è perfetta anche per viaggiare. I prelievi bancomat sono gratuiti, illimitati in tutto il mondo per importi superiori a 100 euro e per le transazioni non in euro. Viene applicato direttamente il tasso di cambio spot fornito da Visa, senza commissioni aggiuntive sui tassi di cambio bancari. È possibile scegliere tra 3 versioni diverse: virtuale, classic e mirror, che è anche fighissima da vedere. E altra cosa incredibile che non vi ho detto: con Trade Republic puoi anche guadagnare senza investire, semplicemente depositando i tuoi fondi. Infatti la liquidità non investita viene remunerata al 3,75% annuo, con gli interessi pagati ogni mese. Nel link in descrizione e nel primo commento pinnato in alto trovate tutte le informazioni per conoscere meglio Trade Republic ed iniziare a guadagnare investendo in maniera semplice ma soprattutto sicura. Tornando a bomba sulla gara, l'argomento del venerdì è stato di sicuro Marquez. Dite quello che volete, ma la MotoGP dovrebbe ringraziare ogni santo in paradiso per avere un personaggio del genere sulla griglia. Divisivo, pazzo, determinato, incoerente e la cosa più importante, fortissimo. Marquez è arrivato al Sachsenring esattamente con la mentalità del 2023. Non avrebbe accettato un altro risultato al di fuori della vittoria. È nella sua pista e in sella al mezzo che ha voluto fortemente. Ci teneva a dimostrarlo, ma c'è un grosso ma. Il livello è cambiato. Hai una GP23 e non una GP24 e gli altri lì davanti hanno raggiunto un livello difficile anche per il miglior Marquez. Il problema è che, al contrario di altri piloti, fino a quando non prende le facciate prepotenti, non molla un centimetro. Quanti, vi chiedo, con una moto clienti dell'anno prima hanno vinto delle gare? Pochi. Quanti un campionato intero nell'era moderna? Nessuno. E vuoi che uno come Marquez non ci pensi a tutto questo? Ovvio che sì, ma la realtà è quella che abbiamo detto prima. Il livello al momento è troppo alto per lui e la moto che sta guidando. Ha senso rischiare di farsi male in questo modo e giocarsi anche l'anno prossimo sulla ufficiale?
invece di aspettare per essere ad armi pari e quindi giocarsi tutte le carte al top? Vedremo se nei prossimi appuntamenti il suo ego riuscirà ad accettarlo. Per chiudere su Mark, una cosa che adoro di lui alla follia è che non si lamenta mai mai né della moto né delle sue condizioni. Per il momento sono due piloti più forti di noi, che Bagnaia e Martin. Potete dirgli quello che volete sui soliti discorsi che conosciamo e che abbiamo detto 1000 volte negli altri post GP e negli anni scorsi, ma questo cristiano ha una determinazione e una forza di volontà che sono impressionanti. Non so se avete presente cosa vuol dire guidare una MotoGP per 30 giri con 4 costole incrinate e un dito rotto. A fine gara riesce a dire semplicemente: i due che lottano sempre lì davanti sono meglio di me, stanno andando più forte, senza nessun accenno alle sue condizioni fisiche e alla moto inferiore che sta guidando rispetto ai top. Con tutti i piangina che sentiamo sempre nei post gara, è veramente ammirevole. Ma entriamo nel sabato, più precisamente nelle qualifiche. Tutti gli insulti che doveva prendersi Bradley per aver tolto l'ultimo giro buono a Marquez ci ha già pensato The Talking Helmet, che saluto. E ve lo dico sinceramente, non l'ho mai sentito così incattivito con qualcuno. Ma ha ragione, zio porcone Brad, levati dalle palle. Per fortuna nel 2025 arriverà in Honda Espargarò come tester. Almeno il buon Stefan potrà dedicarsi a tempo pieno all'attività di commentatore. Grazie a questo regalino lo spagnolo è dovuto scattare in tutte e due le gare dalla 13ª posizione in una delle piste più difficili dove sorpassare. I due che si lottano al mondiale sono sempre nelle prime due file nonostante le sfighe. Questa volta per la bandiera gialla nel tentativo buono di Pecco. La garetta, cioè la sprint, ve lo dico sinceramente, è poco indicativa, soprattutto in una pista del genere. La partenza è il 90% della gara e quindi poco indicativa. A parte Martin che ha guadagnato qualche punticino su Pecco e la solita rimonta di Marquez, in pochissimi giri c'è poco da segnalare. Ah, dimenticavo. Viñales aveva un solo compito, dopo aver capito di avere Marquez attaccato al sedere nell'ultimo giro: chiudere quella cazzo di porta all'ultima curva, per non farsi passare da uno che ci proverebbe anche se è lontano 30 metri e soprattutto all'ultimo... Ma che cazzo parlo a fare? Andiamo avanti. Ma la garona piuttosto. Che spettacolo sul filo del limite abbiamo visto. Incredibile come Martin e Pecco possono anche prendere qualche secondo uno dall'altro, ma il risultato è che a fine gara si ritrovano in 3 decimi a lottarsela. Puoi tirare anche di più all'inizio come ha fatto Martin, ma la paghi dopo. La scelta è solo se fare la lepre o inseguire. La cosa che mi fa innervosire tantissimo è leggere i soliti commenti degli occasionali con cose del tipo: ah, si vede che Martin è più debole mentalmente rispetto a Pecco. Ragazzi, non so se avete la memoria corta, ma di errori negli ultimi 2 anni più o meno dove se la sono lottata ne sono stati fatti parecchi da entrambi. La differenza vera nella forza mentale non è nell'errore in sé, che ci può stare essendo perennemente sul limite, ma è nel rialzarsi nella gara dopo ed essere ancora su quel livello. Pecco nei momenti peggiori, dove un secondo errore avrebbe compromesso irrimediabilmente la stagione, al posto di farsi venire il cosiddetto braccino, ha sempre tirato fuori la reazione da campione vero. Lì si vede la forza mentale. Non so se vi ricordate Jerez dell'anno scorso, una tensione che chiunque avrebbe patito, lui l'ha switchata per fare la differenza e colpire nel suo momento peggiore. Come dicevamo appunto, non è in questi casi per l'errorino che è quel mezzo bar di freno in più o in meno che ti fa chiudere l'anteriore che si vede la differenza tra uno che magari è più forte mentalmente o meno. In una stagione così tirata degli zero per le robe del genere ci stanno. Bisogna solo capire come ti rialzi subito dopo. Vedremo se nella prossima gara Martin sarà subito lì a battagliare con il suo livello di velocità oppure se gli verrà il cosiddetto braccino. Contentissimo di vedere un Morbidelli che pian pianino si sta ritrovando. Purtroppo, come avete visto, ha pagato in maniera pesante il fatto di aver strapazzato le gomme all'inizio per
un po' di eccesso di foga, se così possiamo chiamarlo, e difatti negli ultimi giri si vedeva molto bene che il suo anteriore sinistro era parecchio segnato, ma in ogni caso l'annusare le zone alte della classifica sta diventando un'abitudine, una bellissima abitudine, ed è il miglior modo per ritrovare sempre più velocemente la competitività. Adesso gli manca solo una gestione di gara più efficace per essere al top. Su Marquez non vi dico più niente perché non vi voglio annoiare. Solo un dato: secondo, partendo 13° nella pista più ostica del campionato per i sorpassi, nelle condizioni che sappiamo fisiche, con un distacco dalla vetta di soli 3,8 secondi. Johnny, understand?